Bentornati al canale di Alpagiama. Continuiamo la camperizzazione con la coibentazione che viene realizzata con diversi materiali secondo le necessità. Iniziamo predisponendo la canalizzazione per poter in futuro far passare dei cavi elettrici ed è meglio farlo prima dell'applicazione del materiale isolante. Applichiamo dei tappetini di adesivo butilico come isolamento acustico nelle zone dove la lamiera tende a vibrare di più. Poi con una dima di carta ricaviamo le forme delle zone piatte per poter sagomare i pannelli di polistirene estruso, chiamato anche XPS. L'XPS è ottimo sia per le sue proprietà termoisolanti che per l'impermeabilità al vapore. L'XPS viene incollato con una colla poliuretanica chiamata Sika Boom. Questi pannelli sono facilmente lavorabili con un taglierino e hanno una leggera capacità di flettersi per seguire la forma del tetto. Dopo una notte in compressione il risultato è solido e stabile. Per alcune zone della portiera posteriore, dove sarà la testa del letto, è stato utilizzato un materassino di schiuma con un lato di metallo riflettente. Sembra che sia un materiale di alta qualità, vedremo se fa quello che promette. Per le zone di forma complessa utilizziamo l'Armaflex che promette un ottimo isolamento termico e grazie alle sue celle chiuse anche impermeabilità al vapore. L'ottima flessibilità e adesività dell'Armaflex permette di adattarlo velocemente alle forme irregolari della carrozzeria. Avendo pochissima resistenza meccanica, andrà ricoperto di materiali come ecopelle o PVC nelle zone di maggiore usura. Si procede lentamente perché si cerca di coibentare in maniera precisa, senza lasciare nessun punto scoperto. Con l'idea di sfruttare al meglio ogni angolo disponibile, verrà realizzato un piccolo mobile a nicchia negli incavi della carrozzeria. Qui li vedete ancora non isolati. Si potrà riporre lo smartphone o alcuni libri. Ogni piccolo spazio è prezioso e non va sprecato. Per le portiere è necessario porre particolare attenzione ai punti di giunzione. La chiusura deve essere perfetta. In previsione di un uso invernale bisogna cercare di evitare il più possibile che la lamiera fredda, il famoso ponte termico, venga esposta all'aria calda dell'interno. La condensa che si formerebbe potrebbe creare problemi di ruggine alla carrozzeria.
Naturalmente è anche una questione di comfort in ogni stagione. Il lavoro è divertente, ma richiede una pazienza infinita. Sconsiglio di avventurarsi in una coibentazione così completa nel caso non siate dotati di moltissima pazienza. Per procedere alla coibentazione del soffitto della cabina di guida è necessario rimuovere la paratia e anche il cielo. Fare le cose per la prima volta richiede un certo tempo di apprendimento. Si impara per tentativi ed errori. Probabilmente se dovessi fare un'altra camperizzazione ci metterei la metà del tempo. Con una spatola stendo la colla a contatto Bostik 99, che promette di essere molto adesiva e resistente anche agli sbalzi di temperatura fra estate e inverno. Non fate come ho fatto io e indossate sempre una maschera di protezione perché il solvente che evapora non fa certo bene alla salute. Una volta evaporato il solvente e quando la colla non è più appiccicosa, si può procedere all'accoppiamento. In effetti sembra che sia un ancoraggio molto resistente. Si cerca sempre di utilizzare materiali di recupero come questo materassino da yoga che ha un lato in gomma isolante e l'altro di metallo riflettente. Anche in questo caso si stende la colla con una spatola e si lascia evaporare il solvente. Si prosegue in questo modo fino ad aver coperto tutta la lamiera. L'estetica per ora non è importante perché tutto verrà coperto dal cielo dell'abitacolo. Si copre anche il traverso per evitare che il metallo del telaio trasmetta il freddo alla paratia. Un altro vantaggio di una coibentazione completa è che il veicolo è più silenzioso anche in condizioni di marcia. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così potrete rimanere aggiornati su ogni novità. Grazie mille.